Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giovanni, istruttore auto e moto del centro guida sicura K-Driving. Oggi parleremo di un argomento che non ha a che fare con l'imparare a guidare, ma parleremo di un argomento che in tanti mi avete chiesto, ossia come scegliere la prima moto. Che tu abbia 16 o 50 anni non è importante l'età, ma è importante saper scegliere, perché la prima moto è quella che ci concede di avere le prime impressioni sulle emozioni che possiamo vivere sulle due ruote. Quindi le emozioni che devi vivere sono emozioni che devi vivere in sicurezza e per questo ho ideato dei parametri che ti permetteranno di scegliere la prima moto adatta a te. Sulla base delle tantissime domande che mi ponete ci sta sempre: Giovanni, mi è meglio una moto nuova o una moto vecchia? Ora ragazzi, noi dobbiamo scegliere la prima moto e per un principiante che si accinge a muovere i suoi primi passi in moto è opportuno che inizi a muovere i primi passi al passo con la generazione. Senza nulla togliere alle moto che naturalmente hanno una certa età e rappresentano una storia, ma noi dobbiamo stare in sicurezza. Oggi la circolazione è cambiata e questo ha comportato che ci sia molta elettronica in giro. Quando io faccio questo discorso ai miei allievi mi rispondono: sì, ma se la moto è vecchia e cado, naturalmente i pezzi costano poco. Innanzitutto non dobbiamo partire così, cioè non dobbiamo immaginarci a terra prima che accada, ma soprattutto ci sono alcuni pezzi che sono introvabili per le moto vecchie, o tanto quanto uno deve riuscire a ragionare sul perché dovrebbe cadere. Infatti le moto nuove sono dotate di un'elettronica che ci permette di vivere queste prime esperienze che vi dicevo prima in sicurezza, come controlli di trazione, mappature e soprattutto l'ABS. Come secondo parametro per scegliere la nostra prima moto ci aiutano le patenti. Sì, le tre famose patenti, la patente A1, A2 e A. Ora, il discorso è questo: non è che se io ho la patente A e quindi una patente senza limiti, io non mi devo dare un limite nel scegliere la mia moto. Quindi ragazzi, un errore fatale sarebbe quella di commisurare la nostra esperienza e la nostra abilità alla patente che abbiamo. Non funziona così, è molto pericoloso. Sì, perché comunque sia la patente è un titolo che hai conseguito attraverso delle prove che dimostrano che stai in sicurezza, ma non è detto che puoi permetterti tutto. Quindi ad esempio non è che se hai la patente A ti puoi andare a comprare come prima moto una Panigale. Attenzione, se quel segmento piace è giusto che tu quel segmento lo rispetti, però se stai guardando questo video è perché vuoi un consiglio e non vuoi fare confusione, quindi di conseguenza magari se ti piace il segmento delle super sportive puoi scegliere quel segmento, ma con qualcosa sicuramente di più calmo per iniziare. Terzo parametro, per quanto riguarda il discorso delle moto, noi dobbiamo sempre scegliere una moto in base all'utilizzo che noi dobbiamo fare. Faccio un esempio: ipotizziamo che io sono una persona che viaggia, in quel caso lì devo avere una moto che è una tourer, che mi permette di affrontare lunghe tratte. Oppure se ho una guida urbana dovrò scegliere per esempio un motard o una naked, quindi di conseguenza sulla base di ciò io dovrò andare a scegliere la moto che è adatta a quello che io devo fare. Ma la domanda è: se voglio iniziare, qual è una moto ibrida che va bene per tutto? Una moto ibrida che va bene per tutto è giusto che sia la naked, a parere mio, per il semplice fatto che è un ibrido di tutte le impressioni che ti possono dare tutte le moto. Però magari se le naked di oggi non ti piacciono perché le vedi troppo appariscenti, puoi anche optare per una caffè racer, che sono questi nuovi segmenti che stanno nascendo, che sono belli, eleganti e versatili. Sì, lo so ragazzi, state aspettando che io vi dica che cilindrata scegliere, ma purtroppo vi devo deludere, perché quando si sceglie una moto non si guarda solo la cilindrata, ma si guarda, oltre che la cilindrata, la potenza, l'altezza e il peso. Una cilindrata giusta per chi muove i primi passi va da 300 a 700, con un'altezza dalla sella a terra di circa 80 cm, con un peso medio tra i 160 e i 180 kg. La potenza più idonea per chi muove i primi passi in moto è massimo 70-75 cavalli, per avere un pizzico di divertimento anche quando si ha un passeggero. Quindi ragazzi, spero che questi 4 punti che vi ho elencato vi abbiano permesso di fare chiarezza tra le vostre idee, perché adesso vi parlerò dell'ultimo punto, ossia che la moto che dovete scegliere è quella che deve piacere a voi e non deve piacere agli altri. Deve essere quella moto che vi deve far venire voglia di guidarla sempre e costantemente, altrimenti non sarà più un piacere ma un peso. Quindi ragazzi, non mi resta che dirvi: a voi la scelta. Perfetto, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarci un bel mi piace, un commento, ad iscrivervi al canale e a seguirci sui social come Instagram e Facebook. Alla prossima ragazzi!